La prima difesa contro Sayada è solo il primo capitolo, perché mentre Konami stringeva la White Belt a Dream Kingdom, da qualche parte nel caos del Ryogoku Gokigan la Pink Devil stava già sorridendo. È una di quelle immagini che restano impresse perché il wrestling sa raccontare storie che vanno oltre ciò che accade esattamente sul ring. E a Dream Kingdom, lunedì 29 dicembre, Konami non ha semplicemente difeso il Wonder of Stardom Championship, ha mandato un messaggio chiaro, freddo, equivocabile a tutta la Stardom. Il Ryogoku Gokigan è il palcoscenico delle grandi occasioni e Konami lo sa bene. A distanza di quasi 2 mesi dalla conquista della White Belt, avvenuta il 3 novembre a Crimson Nightmare contro Starlight Kid, questa era la sua prima difesa titolata. Quella che spesso definisce un regno più di qualsiasi incoronazione. Dall'altra parte c'era Sayada, forza pura, determinazione allo stato grezzo, una lottatrice che vive di cuore, di pubblico, di impatto. Fin dalle prime fasi del match è stato chiaro che non si trattava soltanto di una sfida per una cintura, ma di uno scontro di filosofie, di due modi completamente diversi di intendere il wrestling. Il match si sviluppa lentamente, ma senza mai perdere intensità. Sayada prova subito a imporre il suo ritmo, a colpire duro, a sfruttare la sua potenza per togliere sicurezza a una Konami che, invece, appare sempre più calma, sempre più lucida. Ogni scambio sembra raccontare la stessa storia. Ida attacca con tutto ciò che ha, Konami assorbe, studia, aspetta il momento giusto. È una partita a scacchi giocata sulla pelle, dove ogni errore viene pagato a caro prezzo e ogni apertura viene sfruttata con precisione chirurgica. La forza di Sayada accende il pubblico che si schiera immediatamente dalla sua parte, trascinandola emotivamente in avanti. Ogni slam, ogni carica, ogni tentativo di ribaltare l'inerzia del match fa tremare l'arena e per lunghi tratti è la sensazione che basti un attimo, una mossa ben assestata per cambiare tutto. Ma Konami è maestra nel rallentare il tempo, nel portare l'incontro sul suo terreno preferito, quello delle sottomissioni, del controllo, della sofferenza prolungata. Non cerca mai il colpo risolutivo immediato, preferisce logorare, spezzare il ritmo e togliere certezze. Ma man mano che i minuti passano, la fatica di Sayada diventa sempre più evidente. La sua resistenza è ammirevole, quasi eroica, ma contro una lottatrice come Konami non basta il cuore. Ogni presa, ogni tentativo di sottomissione sembra avvicinare lentamente la fine, come una marea che sale senza fare rumore. E quando Konami chiude la Final Lancer non c'è spazio per il miracolo. Sayada prova a resistere, prova a lottare, ma alla fine è costretta ad arrendersi. Dopo circa 20 minuti di battaglia il match si conclude nel modo più coerente possibile con la storia raccontata fino a quel momento, nonostante la caparbietà di Sayada, nonostante un pubblico completamente dalla sua parte. Konami esce dal ring ancora campionessa, sempre più regina della White Belt. Questa vittoria rappresenta la prima difesa del suo regno e lo fa nel modo più convincente possibile, dimostrando che la conquista della cintura non è stata un episodio isolato, ma l'inizio di qualcosa di molto più grande. Konami appare fredda, dominante, consapevole del proprio valore, una campionessa che non ha bisogno di gesti plateali per affermarsi, perché le basta vincere, ancora e ancora. Ma Dream Kingdom non è stato soltanto il capitolo della conferma, è stato anche il momento in cui il futuro ha iniziato a farsi sentire quasi in silenzio, perché mentre Konami celebrava la sua vittoria, un'altra figura si muoveva nell'ombra,
pronta a raccogliere l'occasione più grande. Rina, Pink Devil, una lottatrice pericolosa, imprevedibile e forse l'avversaria peggiore possibile per una campionessa come Konami. Non solo perché entrambe fanno parte di 8, ma perché Rina conosce Konami meglio di chiunque altro, ne conosce i trucchi, le abitudini, i punti deboli. Insieme a Forbidden Dead, Konami e Rina sono anche Artist of Stardom Champions, un legame che rende questa possibile sfida ancora più carica di tensione e ambiguità. Rina si è guadagnata questa opportunità vincendo la Battle Royale andata in scena proprio durante Dream Kingdom, dimostrando ancora una volta di saper sopravvivere nel caos e di saper cogliere l'attimo giusto. E l'idea di vedere Rina conquistare la White Belt è qualcosa che, almeno per me, ha il sapore di un sogno. Un sogno difficile, forse irrealizzabile per adesso, ma proprio per questo incredibilmente affascinante. Sarebbe la consacrazione definitiva. Allo stesso tempo, però, è impossibile ignorare la realtà. Konami è solo all'inizio del suo regno, il suo dominio è appena cominciato e pensare che possa già abdicare dal trono sembra quasi prematuro. Ma il wrestling vive anche di sogni, di possibilità, di storie che nascono quando nessuno se le aspetta davvero. Ed è per questo che continuo a voler credere in una Rina vincente, in una possibile futura Wonder of Stardom Champion, anche sapendo che molto probabilmente questo sogno non si avvererà, o almeno nell'immediato. Al momento il match tra Konami e Rina non ha ancora una data ufficiale, ma Supreme Fight, il pay-per-view in programma domenica 7 febbraio 2026, sembra il palcoscenico perfetto per uno scontro di questa portata. Un evento grande, abbastanza per cambiare equilibri, alleanze e destini. Konami continuerà il suo regno incontrastato o Pink Devil riuscirà a trasformare un sogno in realtà? La White Belt è al centro di tutto e, come sempre, sarà lei a raccontare la verità. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi, siete contenti della vittoria di Konami? Credete che Rina possa per davvero strappare la cintura alla sua alleata? Scrivete, come sempre, il vostro pensiero qua sotto nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per restare aggiornati con tutte le ultime news riguardanti il wrestling femminile mondiale. Trovate tutte le info di Donne tra le corde qua sotto in descrizione. Buon anno a tutti e alla prossima! Bye bye!